Ciao amici e amiche del segno dei gemelli, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di luglio. Prima di iniziare vi saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Insieme andremo a scoprire il vostro arcano del mese, l'energia a livello principale, l'amore, coppia single, il lavoro, le finanze e i segni zodiacali da attenzionare particolarmente. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona maggiormente e se volete potete integrarla col vostro ascendente. Il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese nel successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando spingete il vostro il più possibile per farlo vincere. E infine in descrizione trovate i link per vedere meglio i mazzi che utilizzo nella lettura con le recensioni per vederli meglio e i link per acquistarli. Adesso partiamo facendo un piccolo passettino indietro per capire dove ci eravamo lasciati. Voi avevate nel mese di giugno il giudizio. Spesso rappresenta un momento importante della nostra vita, quando c'è rinnovamento, quando c'è magari da fare autovalutazione o attuare una rinascita, chienendoci riflessione, magari abbiamo bisogno di cogliere un momento, un'occasione, delle notizie, delle informazioni, un qualcosa che giunge a noi per capire se abbiamo bisogno di superare una fase difficile, se abbiamo bisogno di cogliere delle opportunità che possono essere interessanti, oppure semplicemente, diciamo, rinnovare delle vecchie dinamiche, delle situazioni che ci porteranno, insomma, poi a lasciare andare e attuare questa rinascita. Adesso andiamo a vedere il vostro prossimo arcano, quello che diciamo sarà ovviamente importante per voi come energia principale. Magari potete anche fare uno screenshot perché troverete la stessa carta alla fine del video, meglio ancora se avete un vostro mazzo di tarocchi, così potete tenerla con voi e far sì che possa infondere la sua energia, ed è perfetta quella dell'imperatrice perché rappresenta una fase di crescita, di sviluppo. Ci consiglia di ascoltare la nostra intelligenza, la nostra conoscenza, tutto quello che abbiamo già acquisito fino a questo punto, proprio perché è la praticità, è la sensibilità, è appunto l'intelligenza stessa che ci aiuterà a progredire, ad andare avanti, anche ad ottenere dei risultati in questo momento. Parla anche di sostegno, di protezione, possiamo dare noi protezione, aiuto a qualcuno o possiamo proprio riceverlo da una figura che ci è accanto o che sappiamo che può essere di sostegno e di conforto. Quindi ottima carta, e adesso andiamo a vedere come questa energia si riflette nei vari ambiti. Partiamo proprio dalle energie principali, quelle che ci aiutano a capire come gestire il nostro mese, cosa aspettarci da alcune circostanze, e poi ovviamente ci andiamo ad addentrare negli altri ambiti. Troviamo come punto di partenza proprio all'inizio del mese questa bellissima stella. Quando salta fuori non solo ci sta dicendo che la speranza, la fiducia, il guardare lontano sono delle cose che ci aiuteranno. La speranza ad aiutarci ad affrontare alcune cose, ma non solo, anche di proiettare i nostri desideri, i nostri sogni verso la realizzazione. Infatti io consiglio sempre, quando salta fuori, di cogliere dei propositi, degli obiettivi, delle idee e incominciare a piantare qualche semino, perché se lo facciamo in questo periodo l'energia è abbastanza favorevole per far sì che si possano realizzare alcune cose, si possono realizzare anche nell'immediato, e ovviamente dipende sempre dalle circostanze. Altre che hanno bisogno di tempo di maturarsi, abbiamo bisogno proprio di muoverci proprio in questo periodo. Al centro abbiamo l'8 di coppe, ecco questa magari ci aiuta a capire che forse dobbiamo rinunciare a qualcosa, dobbiamo allontanarci da ciò che non ci dà
più soddisfazione, oppure da cose che non ci permettono di seguire veramente i nostri desideri o di evolvere, di crescere, di star bene. Quindi l'8 di coppe ci dice di cambiare direzione, che questo è arrivato il momento giusto per farlo, magari di volgere le spalle a qualcuno o a qualcosa, di superare una difficoltà, di non aver paura di attuare adesso un punto di svolta e di ricominciare. A volte si può trattare anche di chiudere totalmente, altre volte di mettere un pochettino da parte alcune cose per concentrarci su un qualcosa che è importante per noi in questo periodo. Può essere una persona, può essere un nostro obiettivo, un nostro desiderio, anche il nostro stesso benessere, assolutamente sì. E di non lasciarci trascinare un po' troppo da alcune emozioni che possono essere abbastanza forti. La carta della regina ci indica una strada, un percorso, un tipo di atteggiamento molto più onesto, in franchezza, in sincerità, in onestà soprattutto nei nostri confronti, ma soprattutto di avere una comunicazione chiara, di essere severi nel momento giusto, di pianificare, di distaccarci da emozioni, da alcune cose che abbiamo visto potrebbero bloccare e di avviare anche una fase di studio e di osservazione, e che questo insomma ci permetterà di capire tante cose, non solo di noi stessi, il nostro percorso, anche di alcune persone. Adesso procediamo con l'ambito amore. Allora, vediamo amore e coppia single. Consiglio comunque di ascoltare perché alcune indicazioni possono fare riferimento alle amicizie, alla famiglia, quindi un ambito un po' più generico. Per le coppie, qui troviamo la regina di coppe, 6 di coppe e poi il re di bastoni. Parlano di un mese dove alcune cose del passato, alcuni ricordi, anche alcune cose che sono successe precedentemente, possono non essere ancora del tutto risolte. Spesso si fa riferimento a quelle dinamiche che tendono a ripetersi nella coppia, e allora quando spuntano di nuovo fuori vuol dire che in realtà non le abbiamo analizzate bene, non le abbiamo superate del tutto, e quindi saltano fuori a darci l'opportunità di poterle gestire in modo diverso. Poi ognuno di noi può riferirsi a un qualcosa nello specifico, essendo una stesura generica vi sta dicendo che sia si possono vivere dei bei momenti, soprattutto delle cose che avete programmato precedentemente, e allora finalmente si ha la possibilità di vivere questi bei momenti insieme. Se invece si tratta, come vi dicevo, di alcune dinamiche che devono essere risolte, molto probabilmente ci può essere quella cura, quella attenzione che non c'è stata in altri momenti, e quindi forse questa è la condizione giusta per aiutarvi a superare qualsiasi cosa. È importante quello che si vede, la cura e l'attenzione alle proprie emozioni, a far evolvere e crescere il vostro stesso rapporto e anche dei progetti che avete programmato precedentemente. Questo vale anche per amicizia o famiglia, quindi di adattare quello che ho detto a queste altre circostanze. Per i single partiamo con questo 10 di spade che mette in una condizione o di disagio, spero non di dolore assolutamente, si tratta di una conclusione difficile o di un blocco o di una difficoltà in questo ambito. Forse avete subito una delusione o forse c'è un'ossessione che richiede attenzione e allora quindi c'è da superare questa difficoltà. Quindi di qualsiasi situazione si sta parlando, magari molti di voi hanno l'opportunità di superarlo definitivamente, se c'è ancora una parte di voi che rimugina e che è ferma in alcune circostanze.
altrimenti va proprio a marcare il fatto che avete totalmente superato un qualcosa e allora ecco che scatta immediatamente qualcosa di totalmente diverso, perché l'8 di bastoni è movimento, è fermento, un cambiamento molto veloce, indica, svago, anche, felicità, azioni rapide, cose che si muovono abbastanza in fretta e quindi anche delle novità e delle comunicazioni che possono arrivare. In questo fermento può arrivare qualcosa di interessante, essendo l'asso di coppe proprio quella carta che indica un nuovo, rinnovato interesse, amore, trasporto emotivo, un nuovo inizio, quindi indica quell'opportunità o di conoscere veramente, diciamo, una nuova persona coinvolgente, molto interessante per voi, per sviluppi futuri, oppure finalmente c'è pacificazione, armonia, tranquillità e serenità che riuscite a trovare soprattutto in voi stessi. Parlando ambito amore, effettivamente vedendo l'8 di bastoni possiamo aspettarci un bel cambiamento veloce, dinamico, che può portare la nascita, come vi dicevo, di una nuova passione, probabilmente anche amore, ma di sicuro di una conoscenza interessante. E adesso andiamo a vedere altri aspetti legati al lavoro, alle finanze, quindi alle cose più pratiche della nostra vita. Ovviamente io spero e mi auguro che voi siate in vacanza e è ovvio che le questioni di finanze, cose legate al denaro, in realtà anche al lavoro stesso, comunque ci sono nei nostri pensieri. Proprio per chi sta lavorando, abbiamo con il 4 di denari che può indicare una specie di controllo di stabilità sia positiva, ma di controllo anche inteso come risparmio, come parsimonia e concentrazione su alcune cose. Quindi o avete bisogno proprio della massima concentrazione su alcune cose che state vivendo in questo periodo, che riguarda il lavoro, il vostro stesso, diciamo, denaro, anche il risparmio, perché vi state preparando forse ad affrontare delle spese, forse anche a programmare possibili viaggi o tanti altri progetti che avete in mente, e questo è il momento giusto proprio di fare ordine in tutto quello che avete. Se invece ci sono delle difficoltà, effettivamente questa carta vi sta dicendo di fare un po' di attenzione. Quella fase di incertezza potrebbe essere proprio in pieno controllo, quindi riuscire a portare stabilità facendo attenzione alle vostre stesse energie, quindi in realtà non si parla solo di denaro, ma anche di dispersione di energie, e che facendo attenzione almeno possiamo gestirle nel miglior modo possibile. Energie intendo a livello psicofisico, proprio per non stressarci ulteriormente. Come vedete sono carte abbastanza positive e abbiamo la stessa carta che si ripete dell'imperatrice, quindi vuol dire che c'è un risultato positivo, che ci sono riscontri, vuol dire che state procedendo proprio nel verso giusto e quindi di andare avanti in questo modo. Che ci siano soddisfazioni, che ci siano delle cose che funzionano e anche possibilità di far progredire, migliorare delle cose un po' più complesse, diciamo, ecco, questo è quello che vi potete aspettare. Per chi è alla ricerca, forse anche chi sta vivendo una fase difficile, comunque si vede che potete aspettarvi dei miglioramenti. Magari chi è in cerca proprio di lavoro, c'è una fase che, al momento potrebbe essere positiva, perché, possono saltar fuori delle indicazioni, delle nuove soluzioni, un qualcosa che vi mette nelle condizioni anche forse di spostarvi, di fare cambiamenti importanti. Il carro indica movimento, può indicare anche
movimento effettivo, se state valutando proprio di trasferirvi, ma non solo, anche di cambiamenti importanti. Quindi anche questa ci parla di miglioramento e progressione, soprattutto delle situazioni più complesse, però ci parla anche proprio di cambiamenti che possono essere molto più positivi e costruttivi. Di non aspettarsi che le cose possano funzionare subito nel verso giusto. Si vede un piccolo intoppo, una preoccupazione, secondo me passeggera, forse dovuta proprio alla fase estiva, oppure a qualche contingenza esterna, e quindi già questa vi sta dicendo che state procedendo per il verso giusto. Se avete bisogno di aiuto e sostegno e collaborazione, questo è un ottimo momento per chiedere aiuto, ma l'abbiamo visto sin dall'inizio, e direi insomma di procedere, di andare a calcolare, a sistemare tutto quello che avete bisogno, e quindi poi di trovarvi nel momento giusto a cogliere quello che state cercando. E adesso infine andiamo a vedere i segni zodiacali da attenzionare. Troviamo la Bilancia, poi l'Ariete e infine la Vergine. Ricordo che questo è un oracolo astrologico, consigliano in qualche modo, magari soprattutto con alcune persone, di essere molto attivi, molto sinceri, di essere intraprendenti, non troppo impetuosi, diciamo, perché è facile trovare qualche situazione di disequilibrio e quindi arrivare allo scontro, e invece vediamo che alcune cose si possono gestire proprio con la massima apertura, espressione, chiarezza, accettare quelle che sono delle critiche costruttive, e quelle che invece sono assolutamente distruttive io le metterei un attimino da parte, non solo le critiche, ma forse anche la persona dalla quale proviene. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di luglio, ciao!